Ciao a tutti ragazzi, finalmente è arrivato il giorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una puntata un po' speciale, una cosa che non ho mai fatto sul canale sinceramente, quindi anche per fare il set è stato abbastanza complesso. Allora, che cosa faremo oggi? Una reaction, quindi io vado a guardare i video che ho ricevuto. Per chi non sapesse cosa stiamo facendo, ho fatto una specie di bando, mettiamola così, non è un concorso a premi perché non ci sono soldi, ok? Ho ricomprato la moto dei miei sogni da ragazzino, ovvero l'Aprilia RS50, per farci una serie sul canale, nel senso che la volevo restaurare, la volevo utilizzare come non ho potuto utilizzarla quando era il momento, quindi nel periodo dell'adolescenza, perché non ho potuto averla, fondamentalmente, e ho fatto questa serie e il culmine, il termine finale è stato il viaggio che ho fatto con Francesca al Mugello. Nel mentre ho restaurato anche il suo scarabeo, quindi abbiamo preso l'RS50, il suo Aprilia Scarabeo 50 e siamo andati al Mugello a vedere la MotoGP invitati da DTO. Durante tutto questo percorso ho avuto la possibilità di riassaporare quelli che sono i piaceri, il pomeriggio a fare la carburazione, quelle cose che in realtà a me un po' sono mancate perché purtroppo non ho potuto avere quella moto e l'ho potuta avere solo quando ho raggiunto la maggiore età e me la sono comprata. Tra l'altro di nascosto, ma questa è tutta una storia che vi racconterò quando arriviamo a 100.000 iscritti e ancora un po' manca. Però stiamo crescendo molto bene. Comunque, detto questo, ho scelto di regalare la moto per quale motivo? Perché io in quegli anni, e in verità poi sempre per le moto, ho sempre sofferto perché comunque quando all'inizio il mio desiderio era quello di avere una moto, come tanti ragazzi. Poi le corse sono arrivate dopo. Prima c'era il desiderio di avere una moto perché le moto mi piacevano di brutto. Basta, non c'erano le corse. Sì, vabbè, le guardavo, ma non c'era il desiderio di andare a correre perché lo vedevo talmente una roba lontana che non c'era quel desiderio. Quindi il potersi spostare in maniera autonoma, il poter andare a lavorare, il poter fare il figo, il poter portare qualche ragazza, quello era il desiderio più grande che penso molti adolescenti abbiano, poi che se ne dica delle nuove generazioni, il monopattino, lo smartphone, comunque io vi assicuro che, cioè per quello che ho visto qui, la moto la vogliono in tanti. Detto questo, reaction, oggi andiamo a vedere i video che mi sono arrivati, me ne sono arrivati tantissimi e io ragazzi vi ringrazio di brutto perché non immaginavo né questo affetto né questo impegno. È ovvio che comunque essendo una cosa anche gratuita uno ci prova, infatti sono arrivati tanti anche messaggi abbastanza disinteressati, però ci sono state anche, e penso sia la più grossa percentuale, di ragazzi che si sono impegnati per fare questa cosa qua. Detto ciò, noi alla fine qua di moto ne abbiamo una sola, quindi è come alle corse, il gradino più alto del podio è uno solo e ci salirà uno e uno soltanto. Quindi purtroppo io non oggi, perché oggi vediamo insieme i video, poi mi aiuterete nei commenti, io ci penserò e la scelta ve la dirò all'EICMA. Perché ve la dirò all'EICMA? Perché stasera vediamo i video, vi faccio vedere quali secondo me sono stati i più meritevoli. Tra l'altro avevo detto nello scorso video, ne sceglierò 7, 8, 10 al massimo. In realtà ce ne sono 19 da vedere perché secondo me sono i 19 più meritevoli di varie categorie, l'estroverso, quello che fa la scenetta, insomma ce ne sono di diversi che secondo me meritavano attenzione. Quindi adesso li andiamo a vedere e successivamente io poi ci penserò da qua all'EICMA e all'EICMA, all'evento che faremo da Elevate nel padiglione che vedete qua sotto alle ore 11:30 di sabato, quindi ci ritroveremo tutti lì e in quella sede vi dirò la mia scelta. Voglio fare una piccola premessa, di video me ne sono arrivati tanti ragazzi mi hanno anche scritto io Edo mi vergogno a mostrare la mia faccia eccetera eccetera, purtroppo non ho potuto selezionarli perché la richiesta era mandare un video perché volevo fare appunto una reaction divertente e coinvolgere appunto i ragazzi in questa attività. Quindi muniti di computer, infatti ho fatto tutto questo set che per me, vi ripeto, per me è la prima volta che faccio questa cosa qua. Ho sbagliato, i video sono 18 e tra l'altro io li ho già visti tutti perché ovviamente ho dovuto selezionarli, i video sono molti di più di 18 e io ho provato quella sensazione di... Sai quando guardi su magari Instagram tutti quei video di cagnolini che hanno bisogno di essere salvati? Ecco ragazzi, cioè per me è stata la stessa cosa, nel senso che io vorrei avere una moto per tutti quanti, vi giuro vorrei avere una moto per tutti quanti, però purtroppo di moto ce n'è una e una possiamo regalare. Adesso ci muniamo
di cuffie e andiamo a vedere il primo video. Genio, lui genio. Allora, che dire, caro Davide, devo dire che quando ho aperto il tuo video mi sono emozionato subito, perché non ti ho sentito parlare e avevo già capito. Nel senso che, se ci fate attenzione, lui non ha detto una parola. Però c'è una scritta molto importante in questo video. Quando vuoi talmente tanto una moto che te ne costruisci una. Quindi questo ragazzo ha sicuramente già delle doti pratiche, ok? Sa mettere mano a qualcosa e ha preso un motore che non ho idea di che cosa sia, ma è comunque un motore a due tempi perché c'è la pancia a espansione, montato su una mountain bike, raga, una cosa pazzesca. Cioè, a me ha colpito una cifra incredibile, la storia del serbatoio messo lì sulla canna, molto molto emozionante. Andiamo avanti. Matteo. Ciao a tutti, io sono Matteo e ho 15 anni, ho una grande passione per le moto sin da quando ero piccolo. La mia moto preferita è la Paglia RS50. A partire di 13 anni cominciai a mettere i soldi da parte in un piccolo salvadanaio, evitando anche di andare a mangiare la pizza il sabato sera. Poi a 14 anni iniziai con il mio primo lavoro, ovvero consegnare i volantini. Lo faccio tuttora, ma mi accorgo che il mio sogno è ancora lontano. A questo punto entra in gioco Ido, che mi offre una grandissima possibilità, ovvero vincere la moto dei miei sogni con un solo video. Perciò la vincerò, è tutto nelle vostre mani. Ciao! Matteo, rispetto a molti altri suoi colleghi, ha capito tutto, perché io avevo detto non dovrete colpire solo me, dovrete colpire anche il mio pubblico, quindi voi che state guardando questo video. E lui ha detto è tutto nelle vostre mani, quindi cioè dovete votarlo. E Matteo, probabilmente tu non lo sai, mi hai mandato il video perché giustamente vuoi questa moto, ma anche io ho consegnato non i volantini, ma ho consegnato la posta. Non la posta, lavoravo per un marchio di consegne postale di raccomandate e consegnavo queste raccomandate in uno scatolone messo sul serbatoio sull'RS 125, quindi capisco bene cosa vuol dire. Comunque, Matteo molto simpatico e soprattutto ha capito che bisognava coinvolgere il pubblico. Adesso tocca a un personaggio che di mail ne ha mandate 85, il video l'ha mandato 99 volte Andrea, che per come ha messo giù il video ha anche delle buone doti da rapper. Andiamolo a vedere. Ciao, mi chiamo Andrea, ho 16 anni, vorrei tanto poter avere questa moto dato che è la mia più grande passione, quella dei motori, soprattutto delle due ruote. Per problemi economici non me ne sono mai potuta permettere una, non ho mai potuto chiedere una moto vera e propria, quindi ho sempre cercato di trovare un lavoro, provare a mettermi i soldi da parte da solo, ma trovare un lavoro a questa età è molto complicato. Allora ho cercato varie alternative, varie soluzioni B. Ho provato a fare dei lavoretti per conto mio, sempre riguardanti i motori, dato che sono appunto la mia più grande passione, magari mettendo a posto delle marmitte o facendo lavori di questo tipo, ma arrivare a una cifra così importante comunque è un po' complicato. Vorrei tanto realizzare il mio sogno, farlo diventare realtà, un qualcosa di concreto e magari in futuro farlo diventare il mio lavoro. Allora, Andrea è stato molto maturo in quello che ha detto. Voglio far diventare le moto il mio lavoro, è sempre stata la mia passione e soprattutto ha già capito che le moto sono un giochino all'inizio, comunque un hobby, poi può diventare un lavoro, poi potrebbe sfociare nel discorso delle corse e comunque ci vogliono sempre un sacco di soldi. E questa è la pura verità. E ha già capito che bisogna fare dei lavori, nel senso che se magari dai 16 ai 18 anni non puoi lavorare perché ancora non hai l'età, puoi fare qualche lavoretto, qualche restauro e lui si impegna in questa cosa. Questo secondo me è un punto focale molto importante, nel senso che l'impegno per volere qualcosa, cioè io mi impegno per ottenere un risultato, non voglio questa cosa allora mi siedo sul divano, piango, Dio quanto vorrei la moto, cioè no, cavolo, vado a lavorare, faccio i restauri, voglio questa moto, voglio la moto, voglio averne una e voglio che un giorno magari le moto possano diventare il mio lavoro. Andiamo avanti con lui mi ha fatto molto ridere, adesso vedrete perché quando apriamo il video e non vi dico niente. Nicolas. Raga, mi dovete aiutare. Allora, i miei non mi vogliono prendere un cazzo, non mi vogliono prendere niente. A mio fratello gli hanno preso l'SX, si è schiantato, l'ha venduto perché puzzava di miscela. A me non mi prendono nulla, ma non perché loro pensano che a me non mi frega un cazzo. Io vado a tutti gli eventi, mi faccio firmare le magliette, vado...
Cioè, io sono matto di moto e loro dicono, ah no, a te non ti prendiamo niente, ti prendiamo al massimo un Vogue 125, aiuto, ti prego. Dio boh, aiuto, vi prego. Allora, Nicolas, mi hai fatto uccidere, Io ho appena aperto il video e ho detto, wow, molto, cioè, coinvolgente, sai, tutte le strategie che ci sono oggi sui social, i ganci, eccetera. Cioè, quando ho aperto il tuo video sei entrato al di là, cioè hai trapassato lo schermo, quindi questa cosa non so se si è vista per gli altri, ma per me è stata così. Sei stato molto simpatico e Dio boh, vado a tutti gli eventi, vi faccio firmare le magliette, denota sicuramente che questo ragazzo ha tanta passione. Però comunque una famiglia che ha già comprato una moto a qualcuno e ti hanno detto ti possiamo comprare un Vogue 125, quindi piuttosto che niente, le mei piuttosto, insomma, ci siamo capiti. Prossimo video, Alessandro. Ciao Edo, sono Alessandro, ho 14 anni e vivo nella periferia di Milano. Fin da quando ero piccolo sono stato appassionato di moto e quando ho visto il tuo video di certo non potevo tirarmi indietro. Quindi ti mando questo video messaggio per farti sapere che è da tanto che desidererei avere una moto. Molti miei amici già ce l'hanno e io ho provato a chiederlo a mio padre, ma tutto ciò che mi ha detto è stato che di questi tempi costano troppo e non ce la possiamo permettere. Quindi faccio appello a te e ai tuoi follower per votarmi e per farmi questo incredibile regalo che di sicuro sarebbe molto apprezzato. Grazie, ciao. Caro Alessandro, lui vivo nella periferia di Milano e anche, cioè, se guardate la location, perfetta, cioè proprio molto hip hop, la ferrovia in sfondo, le tag, pantaloncino corto, molto periferia, mettiamola così. Di questi tempi non ce la possiamo permettere, a me dispiace, io lo capisco, i tuoi amici già ce l'hanno, bisogna provare a fare qualcosa per averla e tu l'hai fatto mandando questo video, quindi io ti ringrazio tantissimo e se sei qua un motivo c'è. Marco, denominato nel mio pensiero il poeta, adesso capirete perché. Allora ragazzi, ho pochissimo tempo per dare le mie motivazioni per vincere l'RS del concorso, anche perché sono a lavoro se non mi licenziano. Allora, sarebbero due le principali. La prima è per sentire quell'odore di miscela, sentire quel rumore del due tempi, poterci salire sopra e tirare ogni singola marcia d'imitatore e sentire quell'emozione e quell'adrenalina che solo quella moto ti sa dare. Wow, scusate, mi è venuto un brividino. La seconda è per poterla tenere contemporaneamente in garage, pulirla, coccolarla, ammirarla come un pezzo di storia, quello che è. Queste sono le motivazioni. Si è anche interrotto il video perché probabilmente l'ha detto, l'ha premesso, è al lavoro. Lui è un ragazzo maggiorenne, non so che lavoro stesse facendo, ma sicuramente dall'abbigliamento non era sicuramente in una reception, quindi è un lavoro duro, tipo magazziniero, una cosa del genere. È stato molto, non toccante, romantico, si può dire romantico, anche perché io in primis sono il personaggio che, sì è vero, poi correndo ci devi fare comunque l'abitudine che la moto è un mezzo, è un pezzo di metallo che tu devi usare e che ogni tanto devi spaccare perché purtroppo in pista si cade. Però la moto, Valentino ce lo insegna molto bene, ce l'ha un'anima. Se noi ci crediamo ce l'ha un'anima, ok? E in questa cosa io non sono un mega scettico, non sono uno scaramantico, però ogni tanto io la moto la guardo e non ti dico che ci parli, però mi piace molto guardarla. Francesca dice che ci parlo. Parlo più con la moto con te? Come che domande? Non è vero, tutta finzione. Andiamo avanti. Romeo. Edoardo, sono Romeo, ho 16 anni e vivo a Firenze. Ho appena visto il tuo video su Instagram in cui parli dell'RS50, di come pensi di regalarla e penso che sia una cosa fantastica. E ho pensato subito alla mia ragazza che ha sempre avuto il sogno di andare in moto, è la sua passione. Anche la mia passione, io già vado in moto, ho una Benelli 125 e sarebbe fantastico se riuscissimo a coronare il nostro sogno di andare in moto insieme. Purtroppo i suoi genitori e lei non si possono permettere una moto e quindi sarebbe fantastico se riuscissi a fargli questo regalo e nulla, grazie mille dell'opportunità e ciao. Allora, abbiamo appena parlato di amore, sentimento per la moto, giusto? In questo caso il nostro Romeo ha fatto questo video e ha mandato questa richiesta per la moto per amore, per chiedere la moto non per se stesso, ma per qualcun altro, per la sua ragazza. Lui dice: io la moto ce l'ho già, ok? E io vorrei questa moto, faccio questo video per avere questa moto, per poterla dare alla mia ragazza e poter condividere con lei la nostra passione. E per me, cioè lui è
in questa lista dei selezionati perché questo gesto estremamente altruista è bellissimo, veramente bellissimo. Quindi bravo Romeo. Andiamo avanti e c'è la prima donna. Attenzione perché Lucia un errore l'ha già fatto, perché si è dilungata un po' troppo, però è stato molto carino quello che ha detto, quindi lo andiamo a sentire. Lucia. Ciao, mi chiamo Lucia, ho 17 anni, abito in provincia di Como e ho la passione delle moto fino a quando sono piccola, che mi è stata trasmessa da mio padre. E so che sembreranno tutte frasi fatte, ma non è così. La passione per le moto per me significa tanto. Mio padre è riuscito a farmi capire che la moto non è solamente un oggetto, ma è un qualcosa di più forte, e anche solo parlare della passione della moto con una persona che ti capisce vale più di qualsiasi altra cosa. L'emozione che provi quando vedi passare la moto dei tuoi sogni e ti giri e la guardi con occhi innamorati, e ho imparato piano piano a capire questa cosa. Io sto facendo la patente del 125, tutto da privatista, perché mia mamma era contro e mi ha detto che mi avrebbe iscritta se fossi riuscita a pagare tutto a spese mie. Quindi in autoscuola non era una cosa fattibile perché i prezzi erano troppo alti e sto riuscendo a fare tutto da privatista. Ho fatto l'esame teorico, ma quello pratico inizia ad essere un po' più complicato, essendo che guide iniziano a costicchiare un po' di più. Quindi per me avere questa RS sarebbe perfetta per iniziare a prendere un pochettino la mano su strada con un 2 ruote, anche se un cinquantino e non un 125. Quindi penso che nella vita tanto vale provarci e nulla, penso di essere stata il più sincera possibile e nulla, grazie. Le donne nella vita sono sempre le più furbe, sono molto più furbe di noi, infatti ha detto nella vita tanto vale provarci e lei si è lanciata. Ha detto una cosa facendo una premessa del tipo: mio padre mi ha insegnato che la moto non è solo un oggetto, e ha premesso di dire: so che può sembrare una banalità. Non è una banalità, è tutto vero. Inoltre, Lucia, come tanti altri ragazzi, non mi posso permettere la moto, vado a fare la patente, me la pago da solo perché uno dei 2 genitori non vuole, quindi io devo dimostrare che non è solo un capriccio. Brava Lucia, e questa cosa mi ha colpito perché sennò, come tutti gli altri, non saresti qui. Cristian. Ciao Edo, sono Cristian e ho 18 anni. La mia passione per le moto nasce veramente da piccolo grazie alla Yamaha R6 di mio zio, ma poi semplifica col tempo soprattutto per i video che vedevo su YouTube. Quindi a 14 anni chiesi a mia madre di fare il patentino per il 50, ma mi disse che ero ancora troppo piccolo, e a 16 ci riprovai, ma mio padre ebbe un incidente in moto e dunque la sua convinzione svanì totalmente. Oggi ho 18 anni, sono più indipendente, ma quello che mi manca sono i soldi. Dunque è qui che potresti venire in mio aiuto, ti chiedo solo una possibilità. Quindi ti mando un saluto e incrocio le dita. Caro Christian, benvenuto nel club. Tanti sogni, pochi soldi per realizzarli. Capisco benissimo cosa voglia dire non avere il sostegno della famiglia. Questo è, anzi, ti dico, molti piloti, colleghi, avversari con i quali ho avuto a che fare durante le mie corse, spesso non hanno mai capito questo vantaggio. E ti dirò di più, questa cosa delle volte ti si rivolta contro per loro, perché non apprezzando questa cosa non capiscono il valore. Noi che stiamo al di qua, coloro che non hanno le possibilità, o comunque tutti coloro che non possono fare qualcosa e che la desiderano tantissimo, capiscono molto bene il valore della cosa. Quindi Christian ha 18 anni e nessuna possibilità, però a 18 anni puoi andare a lavorare. Andiamo avanti con, non ci leggo, Leonardo. Sono Leonardo, è la 100ª volta che provo a fare questo video, cercando ogni volta di farlo il più iscrittivo possibile. Sono appassionatissimo di auto e di moto da quando avevo all'incirca 5-6 anni, quando per la prima volta salì su un Ducati 1098R di un amico di mio padre. Quel giorno qualcosa all'interno di me scattò, quel giorno qualcosa mi disse che dovevo cercare di lottare per poter avere una moto. I miei genitori non me ne hanno mai voluta comprare una, ma io nonostante ciò ho sempre sognato di poterne guidare una, disegnando di tutto e di più, montando modellini in scala, e questa passione è quella che mi fa andare a scuola con una felpa dell'Husqvarna, nonostante io non abbia uno Husqvarna, facendomi prendere un po' in giro dai miei compagni. E tu ora potrai rivoluzionare la vita potendo io prenderli in giro, perché io potrei avere la moto cinquantino più bello che ci sia, la per il RS50. Grazie per dare questa opportunità comunque a tutti i ragazzi e veramente spero di poterla vincere. Caro Leonardo, io la tua situazione l'ho vissuta benissimo. Vado a scuola con la felpa dello Husqvarna, ma non ho uno Husqvarna, mi pigliano per il culo. E io
ero quello che andava a scuola con tutti i giornali in sella, moto.it, Superbike, tutti. Non c'era proprio l'ombra della moto, quindi ti capisco molto bene. Io non ho la passione del disegno e come tu passi le ore a disegnarle le moto, io passavo le ore a guardarle, a cercare di capire come fare. Quindi mi ha colpito molto questa cosa, e la roba che hai detto di mi prendono in giro, io me la ricordo benissimo perché l'ho vissuta in prima persona. E io poi lo ammetto, sono permaloso, e io dicevo sempre tipo ai miei amici di incazzato: vedrete quando vi passerò in impennata. Alla fine mi prendono ancora in giro, ma posso dire di poterli passare in impennata perché ora le capacità sono quelle giuste. Tu non vai bene come regista, licenziata. Allora, cavolo, siamo a metà, tipo una roba del genere. Allora, Diego, andiamo avanti. Edoardo, e ciao a tutta la community di YouTube che guarderà questo video. Mi chiamo Dario, ho 16 anni e vengo da Reggio Calabria. Purtroppo non ho mai potuto avere un mezzo mio, anche se sono molto appassionato del settore, ed è per questo che giro su uno skateboard. Avevo anche una bicicletta su cui ho provato a montarci un motore, un motore 50, perché i miei genitori non volevano comprarmi il mezzo, ma purtroppo appena l'hanno scoperto me l'hanno sequestrata. Per me sarebbe un sogno avere questa moto e vi ringrazio a tutti. Dario, bellissimo, c'è proprio location tipo Calabria, Scampia, palazzo abbandonato, skateboard, mi è piaciuto. Sai che devi venire all'ECMA, lo sai questo. Adesso, andando avanti, sono arrivati 2 video proprio in ordine cronologico che hanno i cognomi uguali ma i nomi diversi, ma cioè sembra proprio fatto dal caso, no? Io guardo la mail, non capivo, no? Alla fine il cognome è uguale ma solo 2 persone diverse. Quindi, Davide. Allora, con la moto Diego, imparare ad impennare come Kevin Schwanz, portare in giro la ragazza, imparare a mettere le mani sul motorino, dato che finora ho messo le mani solo sulla Pecard del mio nonno, fare invidiare i Maranza 18enni all'entrata della scuola, spendere tutti i soldi della paghetta, ovviamente in benzina e miscela, e perché no, fare anche arrabbiare i vecchi del paese per il troppo rumore. Ma aspetta, io non ho una moto, non mi vorrai mica far andare in giro con un monopattino elettrico. Caro Davide, se andrai in giro o meno con un monopattino elettrico non è sicuramente colpa mia. Che tra l'altro il monopattino elettrico io ho sempre detto che schifo. Poi quando l'ho provato la prima volta ho detto questa roba è molto intelligente. Infatti, cioè, non ne faccio più a meno. Cioè, nei paddock comodissimo, e in una playlist che farò sul canale delle magiche avventure di Edoardo Mazzoli, perché la mia vita è molto fantoziana, mi succedono delle cose incredibili tutti i giorni. Il monopattino vi assicuro che quando vi si rompe qualcosa è molto comodo, tipo andare a prendere i treni, spostarsi da un posto all'altro, non è stupido. Comunque, delle cose che hai detto sono tutti dei principi molto sani, soprattutto far incazzare i vecchi. Giacomo. Ho una compagnia, ho la ragazza, so fare le pieghe, so impennare, gratto anche il codino, ho una grande passione, ma aspetta, allora, ma non ho una moto. Caro Giacomo, io vedo lì un cerchio di una bici che non mi sembra poi proprio così male. Comunque, hai una compagnia? Meno male. Hai una ragazza? Buono. Sai fare le pieghe? Benissimo. Gratti i codini? Normale. Ti manca la moto. Potrebbe essere una buona opportunità per te, questa qua. Andiamo avanti. Nicolò. Ciao, sono Nicolò. Ho 16 anni e a parte il fatto che amerei quella briglia, questa è la mia situazione. Vi prego. Come direbbe Abatantuono, semplice e circonciso e conciso. Ciao, sono Nicolò, ho 16 anni e a parte il fatto che amerei quella moto, questa è la mia situazione. Bicicletta, molto brutta, posso dirtelo. Alla fine nella vita le cose più semplici sono sempre quelle più efficaci. Mi ha fatto molto ridere, nel senso buono della parola, spero che tu l'abbia capito. Allora, andiamo avanti. Andrea. Wow, ora capisco quando dite 2 tempi, bei tempi. Ciao Edo, mi chiamo Andrea e ho 14 anni. Come puoi vedere qui ho una bellissima NSR 125 del 91. Era la moto di mio padre quando aveva 16 anni e l'abbiamo restaurata insieme.
Faccio questo video perché non voglio che lui venda questa moto per fare a me il cinquantino. Quindi ti mando un saluto, spero di vederti ad EICMA. Ciao! Ciao Andrea, tu sei il genio del marketing, hai già capito come funziona, quindi gancio iniziale con la moto che si scalda e soprattutto hai detto una cosa che colpisce chi guarda e ha colpito anche me. Io non voglio che mio padre venda questa moto che abbiamo restaurato insieme, che tra l'altro è bellissima, ok? Per comprare la moto a me. E in questo io ti capisco benissimo perché non ho avuto un genitore che volevo che non vendesse qualcosa di suo per comprare la moto a me, ma non volevo che i miei genitori interferissero, nel senso che volevo essere autonomo, non volevo chiedere aiuto, volevo farcela da solo, volevo essere indipendente e in questa cosa ti capisco benissimo. Tra l'altro quando mi hai scritto la mail mi hai detto anche che vai ogni tanto a Vallelunga, io questa settimana sono lì. Andiamo avanti. Marco, faccio una piccola premessa su di lui. Lui è qui dentro, rispetto agli altri probabilmente ha meno bisogno di moto, perché lui addirittura corre in moto. Però quello che mi ha colpito, che ha fatto Marco, è che lui dice, ovviamente io ragazzi non è che posso, non sono mica il governo, non sono mica l'agenzia delle entrate, lui dice noi abbiamo speso tutti i soldi, tutti i soldi per correre in moto. E per me questa cosa, cioè quando ha detto sta roba, chi meglio di me ti può capire, perché so benissimo cosa voglia dire sacrificarsi per correre. E purtroppo questo è un mondo che sei alle minimoto e già hai capito come funziona, e se avrai la possibilità di andare più avanti ancora capirai che è sempre peggio. Quindi questa è la piccola premessa su Marco, guardiamolo. Ciao Edo, sono Marco Storti, quest'anno faccio il campionato italiano di minimoto. Quest'anno avendo speso tutti i soldi non sappiamo come riuscire a comprare un qualsiasi cinquantino. Quest'anno erano dei 14, io sono un fan sfegatato dei due tempi. Anche mio papà aveva un vecchio RS. Spero che con questo contest tu mi possa aiutare. Ciao. Bravo Marco, dagli il gas e continua. Andiamo avanti. Valerio. Questo sono io, Valerio. Ciao Edo. Innanzitutto grazie per aver fatto questo concorso in cui tutti i ragazzi possono provare a vincere una moto. Io vorrei raccontarti della mia storia, per farti capire che la mia passione non è semplicemente qualcosa di materiale, ma piuttosto qualcosa di spirituale. Sì, da bambino sono sempre stato un grande appassionato di moto, di MotoGP e di tutto quello che gira intorno alla moto, grazie a una persona che in particolare mi ha fatto venire questa grande passione. Un giorno però è venuto a mancare a causa di un incidente stradale, e da quel momento ho sempre voluto eguagliarlo, stando sui suoi passi. Dai 13-14 anni ho cominciato a cercare delle moto, dei motorini da comprare, fin quando mia madre a 16 anni non ha deciso di comprarmi la moto. Però alla fine di quest'estate ho dovuto darla via e adesso, senza nessun mezzo, capisco la difficoltà nell'uscire, nell'essere autonomi, nel fare delle cose che prima potevano sembrare più semplici avendo la moto. Allora Valerio, io non ho mai perso nessuno per un incidente in moto, parlo di nucleo familiare. Ho perso i genitori, sì, quindi capisco benissimo che cosa possa voler dire e soprattutto perché l'ho vissuta anche alla tua età, anzi da ancora più piccolo, so benissimo, ti capisco. E io non so se potrei vincere la moto perché dovrò scegliere fra tutti e sicuramente anche il mio pubblico che ci sta guardando mi aiuterà nella scelta, però ti posso dare un consiglio da amico, che è quello di sicuramente che tu vinca o non vinca questa moto, hai fatto una grande cosa a mandare questo video, e avere un obiettivo è quella cosa che ti fa svegliare la mattina e che alla fine ti salva sempre. Quindi che sia l'RS50, che sia un'altra cosa, un lavoro, una passione, insegui quella cosa e vedrai che ti salverà sempre. Finito il momento triste, un po' romantico, andiamo avanti. Tito! È vero. Questi sì che sono andati i tempi. E sono dei tuoi tempi. Questo è l'audio che hai preso dal mio reel o dal video. Comunque simpatica la realizzazione di questa cosa. Bello la Rai che hai, molto bello. Che cos'è non so che strumento sia, io in musica faccio schifo, non lo so, però sei molto bravo ed è stato molto carino il video che hai fatto. Allora ragazzi, i video li abbiamo visti e sono questi. Vi avevo detto, ne seleziono 7, 8, 10, adesso che li avete visti avete capito perché. Perché ogni ragazzo che c'è qua dentro, ma anche tutti quelli che me l'hanno mandato e che non sono qua dentro, ha la sua realtà e ha il suo motivo. Loro semplicemente hanno
fatto qualcosina in più da essere qua dentro. Quindi la scelta qua è molto molto difficile, io sono, non lo nascondo, sono molto preoccupato e ci devo pensare bene. Quello di cui sono sicuro e anche molto contento è che, scusate se guardo là, ma perché la moto è proprio lì. La moto è proprio lì e quando parlo di moto guardo le moto, è sempre, cioè anche quando parlo con i tecnici alle gare io guardo la moto perché mentre parlo mi vengono in mente le cose. Dicevo, comunque sarò molto contento di dare la possibilità a qualcuno di avere qualcosa che desidera così tanto, e io semplicemente non volevo soldi assolutamente, volevo semplicemente che i ragazzi dimostrassero la loro passione, basta. Quindi adesso io, come si dice nei tribunali, mi ritiro per deliberare. Ci vediamo all'EICMA, l'appuntamento è qua, lo vedete qua sotto, e voi che avete visto questa reaction fatemi sapere se vi è piaciuta con un like, con una condivisione, e soprattutto scrivetemi nei commenti qual è il vostro candidato preferito. Ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video e soprattutto a tutti gli appuntamenti in EICMA. Ciao!